Quante volte ti è capitato di sentir parlare, ad esempio al telegiornale, nelle dichiarazioni dei politici, delle politiche di coesione europee? Più di una volta, scommetto. Ma nel concreto, lo sai che cosa sono queste politiche di coesione? Sono tutte quelle politiche finanziate attraverso i principali fondi dell'Unione Europea, quelli che vengono definiti strutturali per capirci, che hanno l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e i divari che ci sono nel territorio. L'UE del resto è formata da 27 paesi che presentano situazioni economiche molto diverse tra loro. Pensiamo alle differenze tra il PIL tedesco e quello romeno, ad esempio, e che anche al loro interno possono registrare grosse disparità, come nel caso italiano, con tutte le differenze che ci sono tra le regioni del nord e quelle del mezzogiorno. Ecco, le politiche di coesione hanno l'obiettivo di ridurre tutti questi divari in modo che nessuno resti indietro e che non ci siano ostacoli all'integrazione e allo sviluppo di tutta l'Unione. Più nello specifico, le politiche di coesione hanno l'obiettivo di sostenere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile sotto 3 punti di vista: quello economico, sociale e territoriale. La programmazione delle politiche di coesione si fa ogni 7 anni, per il periodo 2021-2027, in cui tra l'altro i fondi a disposizione non sono solo quelli del quadro finanziario pluriennale, cioè quelli strutturali che Bruxelles stanzia ogni tot anni, ma anche quelli straordinari del Recovery Plan. E per questo periodo, dicevamo, Bruxelles ha individuato 5 obiettivi, che sono: 1. Un'Europa più competitiva e intelligente. 2. Un'Europa più verde, attraverso il taglio delle emissioni inquinanti in prospettiva della neutralità climatica. 3. Un'Europa più connessa, attraverso il rafforzamento della mobilità interregionale. 4. Un'Europa più sociale e inclusiva. E infine 5. Un'Europa più vicina ai cittadini, che spinga allo sviluppo sostenibile di tutti i territori, che siano rurali, urbani o in transizione industriale. Per raggiungere questi obiettivi, l'UE mette importanti risorse in diversi fondi. C'è ad esempio quello per lo sviluppo regionale, quello sociale, quello per la giusta transizione, per sostenere i paesi verso l'obiettivo della neutralità climatica, eccetera, eccetera. Ma poi concretamente, come funzionano? L'UE stringe degli accordi bilaterali con i singoli paesi, sono detti accordi di partenariato, definendo di volta in volta strategie e progetti personalizzati. Questi progetti poi vengono realizzati sul territorio e sono legati agli obiettivi delle politiche di coesione e possono essere monitorati da tutti quanti, anche da te sul sito della Commissione Europea. Vediamo ad esempio l'Italia. Ci sono oltre 800.000 progetti che riguardano diversi temi. Si può selezionare ogni regione e poi ogni provincia per scoprire quelli più vicini a noi, che magari nemmeno lo sapevamo, ma impattano la nostra quotidianità.